Governo slalom sul campo minato. Leggo questa frase mentre sfoglio il giornale, però appena la leggo, nella mia mente compare un campo vero. Vedo la terra secca, cartelli rossi, mine sotterrate. Resto lì a guardarlo per qualche secondo, ma poi mi accorgo che il senso della frase mi era ormai sfuggito. Mi chiamo Andrea e vivo con una psicosi. Quando lo dico alle persone, tutti pensano quasi sempre ai sintomi più conosciuti, le allucinazioni, i deliri, ma la psicosi è anche altro. Ci sono aspetti molto meno visibili, difficili da spiegare e ancora più difficili da vivere. Aspetti che rimangono nel tuo quotidiano anche quando gli altri sintomi non ci sono più. Quando leggo un articolo, ascolto una poesia o semplicemente parlo con qualcuno, le parole fanno nascere immagini nella mia mente, così vivide che a volte la mia attenzione resta lì, dentro quelle immagini, e io faccio fatica a afferrare il significato più astratto di quello che sto leggendo o ascoltando. Un giorno ne parlai con la psichiatra che mi segue. Mi fece questa domanda. Secondo lei, cosa significa la frase "certi ricordi sono spine"? Rimasi in silenzio, perché nella mia mente era già comparso un enorme cactus verde. Vedevo le spine lunghe, appuntite, e non riuscivo a smettere di guardarlo. Provai a rispondere, ma mi sentivo confuso. La psichiatra fece un piccolo sorriso. Quello che descrive ha un nome, mi disse. Si chiama concretismo. Poi aggiunse: significa che le parole restano attaccate alle immagini. Mi spiegò che questo succede abbastanza spesso nelle persone con psicosi e che i ricercatori pensano che abbia a che fare con il modo in cui il cervello collega il linguaggio all'esperienza sensoriale e all'immaginazione. E ciò succede specialmente quando le parole devono andare oltre ciò che descrivono letteralmente, come quando sentiamo una metafora o un proverbio, ma non solo. Poi mi disse una cosa che non sapevo. Ci sono scienziati che studiano proprio questo fenomeno, ricercatori che cercano di capire come il cervello elabora metafore, proverbi e altri tipi di linguaggio astratto. Così mi fece vedere una foto, una cuffia piena di piccoli sensori. Questa è l'elettroencefalografia, mi disse. Con questa possiamo osservare come il cervello reagisce quando legge una frase, per esempio quando incontra una metafora. Alcuni studi mostrano che il cervello reagisce in modo molto diverso quando una frase richiede di andare oltre il significato letterale. Studiare queste risposte aiuta i ricercatori a capire meglio come il cervello collega il linguaggio, le immagini e il pensiero astratto. E queste conoscenze possono aiutare a sviluppare nuovi programmi di riabilitazione del linguaggio. Quando lo scoprì, pensai subito a una cosa. Volevo provare. Volevo provare perché per anni il concretismo mi aveva fatto sentire fuori posto. Non capivo alcune battute, a volte perdevo il senso di una conversazione e quando succede troppo spesso inizi a parlare di meno. E quando parli di meno, piano piano resti più solo. Con il tempo questo aveva iniziato a pesare anche sul lavoro e sulle mie relazioni. So che sembra una cosa piccola, solo parole, ma quando le parole non riescono più a collegarti agli altri, il mondo diventa un posto vuoto, inospitale. Per questo volevo provare. Per imparare di nuovo ad andare oltre le immagini nella mia mente, oltre il campo minato, oltre il cactus, per arrivare finalmente al significato delle parole.